vostro menù salato o dolce per San Valentino, questo è il video che fa per voi. Vedremo infatti 9 preparazioni semplici e veloci da eseguire che saranno sicuramente adatte per una cenetta romantica la sera del 14 febbraio. Buona visione e mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale. Quello che ci serve per questa ricetta sono pomodorini datterini, formaggio a passatura che taglieremo a cubetti, stuzzicadenti e un coltello. Iniziamo tagliando in obliquo il datterino cercando di creare due metà della stessa dimensione. Ruotiamo una delle due metà e uniamola all'altra. Se il risultato non è simmetrico, riproviamo con un altro pomodoro spostando il coltello in diagonale più a destra o a sinistra. Quando il risultato ci soddisfa, possiamo tenere ferme le due metà utilizzando uno stuzzicadenti da infilare in obliquo. Ora prepariamo i cubetti di formaggio. Tagliamo uno dei due per formare un triangolo che sarà la punta della freccia. Con l'altro dobbiamo tagliare due angolini in alto e un triangolino in basso per formare la coda della freccia. Ora prendiamo i pomodori che avevamo sbagliato a tagliare e svuotiamoli dai semi. Prendiamo 2 cucchiai di formaggio spalmabile e uniamo un goccio d'olio, un pizzico di sale, origano, paprika e mescoliamo. Per guarnire i pomodori ora possiamo formare delle piccole quenelle con 2 cucchiaini. Terminiamo la guarnizione con un angolino di formaggio e un pizzico di spezie a piacere. In alternativa possiamo riempire una tasca da pasticcere con la bocchetta a stella con la quale guarniremo i datterini facendo dei ciuffetti. Come tocco finale aggiungiamo dei pezzettini di noci e dei pezzettini di speck e appoggiamo i pomodorini farciti su dei crostini. Prendiamo una fetta di pan carré e dopo aver deciso la misura del tagliabiscotti tagliamola a forma di cuore. Mettiamo la fetta in padella per abbrustolirla e quando il primo lato è pronto giriamola sgusciando un uovo all'interno del cuore. Portare a cottura. Per fare le uova sode a forma di cuore ci servono un rotolo di carta da cucina, carta da forno, bacchette per il sushi, uova, pinzatrice ed elastici. Per prima cosa mettiamo a bollire le uova sode. Nel frattempo prendiamo il rotolo di carta da cucina e tagliamolo a metà nel senso della lunghezza. Ora dobbiamo piegarlo 2 volte a metà e iniziamo a fissarlo con 2 punti di pinzatrice. Avvolgiamo il cartone con la carta da forno e fissiamola con la pinzatrice in modo che rimanga ben ferma. Quando le uova si sono rassodate, scoliamole e andiamo subito a sgusciarle, facendo molta attenzione sia a non rovinare l'albume, sia perché sono bollenti. Ora mettiamo l'uovo all'interno del cartoncino e stringiamo appoggiando sopra la bacchetta del sushi, che andremo a fissare ai lati con gli elastici. Lasciamo l'uovo sodo in questo modo fino a che si sarà raffreddato. Prendiamo le uova delle quali si è rovinato l'albume. Prendiamo il tuorlo che deve essere ancora caldo e moldelliamolo delicatamente con le dita per formare un cuore. Quando l'uovo sodo si sarà raffreddato, togliamolo dall'incarto e tagliamolo a fette. Per ottenere wuster a forma di cuore basta tagliarli a metà lasciandoli uniti da un'estremità per una lunghezza di circa 1 centimetro. Facciamoli cuocere in padella per poi terminare la cottura dopo averli uniti con uno stuzzicadenti.
In un pentolino mettete 40 g di zucchero insieme a 25 g di miele, portate a ebollizione continuando a mescolare. Quando lo zucchero si sarà sciolto, aggiungete in un colpo solo 55 g di quinoa soffiata, continuando a mescolare finché tutta la quinoa sarà ricoperta dal composto di zucchero e miele. Fate attenzione perché inizierà da subito a raffreddare e a indurirsi, quindi dovrete lavorare velocemente. Trasferite tutto poi in una teglia sulla quale in precedenza avete messo un foglio di carta da forno. Aiutandovi proprio con la carta da forno e un mattarello, stendete e compattate la quinoa fino a ottenere uno spessore di circa 1 cm. Con uno stampo a forma di cuore ritagliate dei cuoricini. Se il croccante è troppo duro e fate fatica, per aiutarvi a ritagliare le forme potete usare un piccolo tagliere di legno e un martello per crostacei. Ora potete passare a ricoprire il cuore. Potete fondere il cioccolato a bagnomaria. Io invece l'ho fatto sciogliere in microonde aggiungendo un cucchiaio d'acqua. Questo lo ha fatto impazzire, il cioccolato non rimane liquido ma forma una sorta di pasta più densa. Con un cucchiaino ricoprite una parte del cuore e finite la decorazione tuffandolo nelle codette colorate. Procedete fino a esaurire il composto. Fate attenzione, i vostri cuori croccanti di quinoa e cioccolato potrebbero iniziare misteriosamente a sparire. Quello che ci serve per fare gusci di cioccolato è uno stampo in silicone che dobbiamo appoggiare su una teglia e riempire con dell'acqua lasciando circa 1 mm dal bordo. Inseriamo in ogni cuore uno stuzzicadenti in diagonale e mettiamolo in congelatore fino a che ogni cuore sia diventato di ghiaccio. Una volta che i cuori di ghiaccio sono pronti, possiamo prendere 50 g di cioccolato fondente e farlo sciogliere a bagnomaria. Quando è completamente sciolto, possiamo iniziare a tuffare ognuno dei cuori di ghiaccio nel cioccolato. Come vedrete, il cioccolato si rapprenderà subito. È necessario agire velocemente perché se i cuori di ghiaccio iniziano a sciogliersi, il cioccolato non aderisce più alla forma. Quello che ci serve per fare la mousse di fragole sono 400 g di fragole, 50 g di zucchero, un foglio e mezzo di colla di pesce e il succo di mezzo limone. Per prima cosa mettiamo ad ammollare in acqua fredda la colla di pesce. Nel frattempo uniamo alle fragole lo zucchero e il succo di mezzo limone e riduciamo tutto in una purea omogenea con il frullatore a immersione. Dopo circa 10 minuti possiamo strizzare la colla di pesce e rimetterla nella tazza insieme a 1 o 2 cucchiai d'acqua, scaldando tutto in microonde alla massima potenza per circa 10 secondi. Quando è completamente sciolta possiamo unire la colla di pesce al composto di fragole mescolando per bene. Ora possiamo prendere i gusci di cioccolato e riempirli con la mousse di fragole. Un'altra idea è quella di riempire con la mousse di fragole 2 tazzine a metà, aggiungere una quenelle di cioccolato fuso al quale abbiamo aggiunto un cucchiaio d'acqua, che poi ricopriremo con ulteriore mousse. Per la coppetta bicolore versiamo la mousse di fragole e mettiamola a rassodare in frigorifero tenendo il bicchiere in obliquo. Quando il composto sarà rassodato possiamo preparare la crema di ricotta utilizzando 100 g di ricotta, un cucchiaio di zucchero, un uovo freschissimo e un foglio di colla di pesce che metteremo ad ammollare in acqua fredda. Con lo sbattitore elettrico iniziamo ad amalgamare gli ingredienti fino ad ottenere una crema liscia e omogenea. Ora sminuzziamo con un coltello il cioccolato fondente che andremo a mescolare all'impasto. Aggiungiamo solo i pezzi più grossi perché i pezzi più piccoli e la polverina di cioccolato che rimane la useremo alla fine per la decorazione. Quando la colla di pesce sia ammollata possiamo scolarla e strizzarla per poi rimetterla con 2 cucchiai d'acqua nella ciotolina. Scaldiamo 10 secondi in microonde per farla sciogliere. Poi aggiungiamola al composto di ricotta e amalgamiamo bene.
Aiutandoci a tenere il bicchiere in obliquo con un piccolo contenitore, mettiamo il composto di ricotta all'interno della coppetta, formando una diagonale opposta rispetto a quella della mousse di fragole. Possiamo farlo con un cucchiaio o versando la crema di ricotta direttamente dalla ciotola. In questo caso però dovremmo fare attenzione alla quantità per evitare di versarne troppa. Una volta rassodato in frigorifero, terminiamo la decorazione aggiungendo le scagliette di cioccolato che abbiamo tenuto da parte prima.